carrozza 255. Eccolo. Soffo di gastrofobia. Oddio. Siamo fermi in questa stazione da un bel po'. Non capisco che cosa succede, ma sicuramente arriveremo in ritardo. Benvenuti sulla Transiberiana, prossima stazione Vladivostok. Saremmo dovuti arrivare alle 8 a Monaco, adesso sono le 10:30, siamo ancora in viaggio, quasi 5 ore di ritardo. Siamo a Monaco, ce l'abbiamo fatta, va. E nevica. Questo è il mese ideale per viaggiare in Germania. Perfetto. Gennaio è top. Allora, il punto della situazione. Non facciamo più in tempo a visitare Bavaria Film Studios. Ivano ha avuto la brillante idea di venire in Germania con le scarpe primaverili. Oltretutto è bucate, facci vedere. Ok, ufficiale, qui è tutto chiuso, quindi niente scarpe. E niente ombrello, perché vorremmo comprare un ombrello, ma è tutto chiuso. Sono le 7:30, si va a Vienna. Ma fa colazione oppure vuoi andare subito in metro? Io devo mangiare, se non mangio mozzico. Ah, non c'è nessuno, è vuoto, non c'è nessuno, moriremo tutti. Ok, siamo alla ricerca del Flixbus. Dai, che almeno Vienna ci ha accolto con il sole, meno male, va. Ci piace, Vienna ci piace. Questa è la stanza dell'hotel. Sta nevicando, un'oretta fa c'era il sole ed è molto bello. Buongiorno, stiamo andando a fare colazione e successivamente andremo a vedere, come si chiamano? Scuola di guidazione La di scuola, no, l'alta scuola di guidazione spagnola Di Vienna. a Vienna, di Vienna, a Vienna, di, a, su. È l'una, sembra tutto spento e abbandonato, quindi è in funzione questo parco oppure io voglio le case dell'orrore? Dove sono le case dell'orrore? Eccone una, me le voglio fare tutte. Qui è tutto spento. Beh, anche il giro, diciamo, la passeggiata in un parco chiuso ha il suo fascino. Ok, sono ufficialmente depresso. Abbiamo appena saputo che il parco è chiuso. Riaprirà a marzo. Ivano! Porca. Adesso andiamo a vedere Hendertwasserhaus, un complesso di case popolari costruite nel 1986 a Vienna dall'architetto e artista Friedrich Anderwasser. No, non fa per niente freddo! Oh.
Uova sode, frittate e pancetta alle 8 di mattina. Metticeli pure un po' de crauti con la sugna, del fritto misto, un crispy McBacon e mezzo kebab, no? Adesso andiamo alla stazione centrale di Vienna per prendere un treno che ci porterà a Bratislava in un'ora. ...95 metri. Troppo, ansia. È arrivato il momento di assaggiare i piatti tipici del posto. Della Slovacchia. Slovak Pub, dove sei? Abbiamo fame. Eccolo. Ivano, quanto costa questa birra? 1,50 euro. Iva, com'è sto cappuccino? Oh! Sokonai Utka. Ivano, facci vedere la tua camera. Fantastico. Jure Geld Kivanok. Buongiorno in ungherese. Iva, Pietro un cappuccino, no? Vedi sto mezzo litro di cappuccino. Ok, adesso stiamo andando a visitare un posto che si chiama Labyrinthus. Questa è la mappa del labirinto. Allora, il biglietto costa 2500 fiorini, circa 7,50 euro. Ivano mi aspetta su, quindi girerò per il labirinto da solo. Paura. Iva, sei pronto a mangiarti questo dolce tipico? Thank you. Nutella dentro e questa sorta di cialda e alla cannella. Mi sa che devono pigliare i fazzoletti. Pane e Nutella. Stiamo andando sull'isola Margherita, che è quella laggiù.
freddo. Questo è il mercato centrale di Budapest. Un resoconto su questo viaggio. Iniziamo da Monaco. No, aspetta, iniziamo da Roma viaggio in treno. Il viaggio è stato ok. Oh, le cabine sono carine, i letti abbastanza larghi e poi dipende sempre chi vi capita, insomma. Beh, cabina. A noi ci è andata più o meno abbastanza bene. Siamo arrivati a Monaco con 5 ore di ritardo, purtroppo a causa della neve. Solo 5 ore, quindi in totale anziché tipo 10 ore 15. Un bel viaggio. Però aspetta, il panorama. No, il panorama. Cioè, quello che vedi dal treno in quei posti è spettacolare. L'aereo non lo vedi. Che sta di questo? Vabbè. A causa di queste 5 ore di ritardo non siamo riusciti a vedere i Bavaria Film Studios. E lì mi è dispiaciuto tantissimo, devo essere sincero. Quindi, tra virgolette, sarà un po' un viaggio a vuoto andare a Monaco, anche perché c'ero già stato. Monaco è abbastanza cara. Molto cara. Lo sapevamo però in realtà. Che alta, beh, siamo stati lì, abbiamo fatto una passeggiata. Poi il giorno dopo siamo andati con Flixbus, giusto? Sì. Siamo andati a Vienna, bellissima. Fantastica. Siamo stati 2 notti, vero? 2 notti. Consigliabile secondo me 2 notti, no, 3 notti, un fine settimana lungo, 2 giorni secondo me pieni bastano, avanzano. Beh, no. Sì. E poi un consiglio. Ah, ok. Io sono quello appassionato di cinema e quindi giustamente a Monaco volevo andare a Bavaria Film Studios consiglia e la mi è andata male. scuola. Invece lui a Vienna. Bisogna assolutamente visitare l'alta scuola spagnola d'equitazione. Il giorno dopo siamo andati invece a Bratislava con il treno carino, un'oretta siamo arrivati a Bratislava, molto bella, Molto bello Bratislava. però una giornata secondo noi basta avanza. Basta e avanza, sì. Poi da lì abbiamo preso... No, aspetta, però dobbiamo dire che a Bratislava abbiamo anche mangiato bene. Ah, Bratislava sì. Il primo... Sì, quando siamo andati appunto... Il nostro primo pranzo. Il pranzo vero dentro seduti in un ristorante anziché in McDonald's. Pranzo vero, col O tristi Starbucks. primi. Sì, i piatti super tipici non bello. sono male, sono pesanti. Un po' d'aglio. Un po'. Lui ha tipo ruttato aglio per 3 giorni. 3 giorni, sì. Poi da lì siamo andati con Flixbus a Budapest. Budapest bellissima, c'è un sacco di cose da tanto vedere. Il ponte delle catene è molto bello, la parte vecchia di Buda Il Danubio è bellissima. fantastico. Ah, mi raccomando, fate quella sorta di mini crociera con il traghetto sul Danubio di notte perché è strepitoso. Sì, super. Vedere la città illuminata di notte Si vede il Parlamento. è la cosa più bella dal che ho fatto a Danubio. Budapest. Fantastico, bellissimo, da vedere, da fare. L'unico neo di Budapest Neo. che abbiamo notato noi, poi magari può essere gli altri non l'hanno notato, io non voglio dire che Sì, però eravamo in 2, per cui un minimo di verità ci sarà in quello che abbiamo visto. è la freddezza e a volte l'astio che hanno nei confronti dei turisti, o meglio noi. Non lo so, sono freddi, gelidi, un sorriso neanche se abbiamo visto sorridere 2 volte. Tra di loro delle volte. Ecco, se ridevano perché parlavano tra di loro, ti prendevano per il culo. Il motivo ancora lo E dobbiamo noi scoprire. restavamo perché così.
vabbè. Siamo stati sempre super educati nel chiedere le cose, sempre. E invece niente, stavamo sulle palle a priori. Questo è un enigma. Però questa Lo l'abbiamo scopriremo. notato soltanto a Budapest, perché io Vienna, Solo a Bratislava e Monaco, customer service eccezionale. Qui, ma vabbè, non so se è successo anche a voi, fatemelo sapere nei commenti, scrivete se avete notato anche voi sta cosa. Niente, comunque a parte diciamo questo neo, la città è bella, va visitata, 3 notti secondo me bastano, avanzano. Noi ci siamo stati Sì. 4 notti, però l'ultimo giorno Un po' non troppo. sapevamo che fare. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo viaggio e ciao! E siamo qui a Villaco, fermi. Dobbiamo stare qui, no? 3 ore. Solo 3 ore. E... Ma non fa freddo, solo meno 10 Meno gradi. 10.